E in questa cornice un po' Jackson Pollock andiamo oggi a realizzare un video confronto davvero di eccezione. iPhone 6 Plus nella mia mano destra, Huawei Ascend Mate 7 nella mia mano sinistra, due concezioni diverse di fare il phablet realizzate da due aziende diverse con due sistemi operativi diversi a bordo. Andiamo quindi a scoprire tutte le caratteristiche di iPhone 6 Plus e Huawei Ascend Mate 7 e soprattutto mettiamoli a confronto. Cominciamo il nostro confronto con un rapido paragone dimensionale dei due dispositivi. Alla mia destra iPhone 6 Plus e alla mia sinistra Ascend Mate 7, 157x81 x 7,9 mm di spessore, 158,1 x 77,8 x 7,1 mm di spessore, due terminali molto sottili. iPhone 6 Plus vince sotto questo punto di vista, vince anche dal punto di vista del peso, 172 grammi contro 185. Il peso è comunque ben distribuito su entrambi i terminali e si riesce ad utilizzarli senza troppi problemi. Sulla parte posteriore entrambi i terminali presentano una back cover in alluminio, leggermente bombato su Huawei Ascend Mate 7, completamente liscio su iPhone 6 Plus ed entrambi hanno un elemento in comune, cioè la fotocamera leggermente sporgente rispetto al corpo del telefono. Questo è un elemento un po' particolare perché ovviamente quando il telefono sarà appoggiato ad una superficie tenderà a ballare un pochino e soprattutto si rischia di graffiare la lente protettiva della fotocamera. Andiamo ad accendere i due terminali per vedere i display. 6 pollici, 5 pollici e mezzo, due dimensioni molto simili ma comunque declinate in maniera diversa sui due terminali. Sicuramente Huawei Ascend Mate 7 da una parte vince perché riesce ad essere più ottimizzato a livello di cornici, mentre iPhone 6 Plus, come vediamo, ha dimensioni molto simili, dimensioni generali del dispositivo, ma è grande quanto lo Huawei Mate 7, che ha un display però decisamente di polliciaggio maggiore. Questo comunque non inficia particolarmente l'esperienza d'uso. Entrambi hanno una risoluzione Full HD, risulta sicuramente essere più densa su iPhone 6 Plus, un pochino meno densa su Mate 7, ma è una differenza di poco, sono comunque entrambi ottimi display. Andiamo a sbloccare i due terminali per scoprire una caratteristica carina di entrambi i dispositivi. Come sappiamo iPhone 6 Plus ma anche iPhone 6 e iPhone 5S hanno il sensore per la lettura dell'impronta digitale. Basta appoggiare un dito sul tasto, sul tasto Home per sbloccare il telefono. Va appoggiato quando il terminale è acceso, quindi da spento non si può andare a sbloccare il terminale. Invece Mate 7 ha il lettore sulla parte posteriore. Io ho impostato come predefinito il mio dito indice e basta anche da spento andare a appoggiare il dito e il telefono si sbloccherà. È una procedura di un secondo, lo faccio in diretta diciamo, ed ecco che il terminale si sblocca subito. Funziona molto bene, è davvero interessante ed intuitiva come funziona, e trovo anche che il riconoscimento sia leggermente migliore su Mate 7 rispetto a quello di iPhone 6 Plus. Comunque è una differenza davvero da poco. Mi piace però l'implementazione in generale, cioè di poter sbloccare il terminale spento semplicemente appoggiando l'impronta digitale. I due sistemi operativi a bordo, diciamo, li conoscete: iOS 8.0.2 su iPhone 6 Plus, Android 4.4.2 KitKat con Huawei Emotion UI 3.0. È l'interfaccia di Huawei che, dico subito, non mi piace, è troppo personalizzata, è in delle colorazioni che io non apprezzo molto, cioè questo color oro. Si può ovviamente, grazie alla potenza di Android, andare a personalizzare con un launcher alternativo, come ad esempio Nova Launcher, l'interfaccia del telefono. Non si può fare la stessa cosa su iPhone 6 Plus. L'unica differenza ovviamente oltre a livello estetico è che su Mate 7 l'interfaccia non ruota, ma su 6 Plus sì, e si può andare quindi a utilizzare il telefono come fosse un mini tablet. E questa è una cosa carina, anche se sicuramente non rivoluzionaria. Vediamo un pochino le specifiche tecniche dei due terminali. Processore Apple A8 Dual Core a 64 bit su iPhone 6 Plus, processore octa-core 4 core a 1 GHz 8, 4 a 1 GHz 3 su lo Mate 7. Sicuramente prestazioni, diciamo, sulla carta diverse, ma in realtà iPhone 6 Plus vince sempre per la sua fluidità e per la sua immediatezza d'uso. A livello di RAM altre grosse differenze:
Qui si trovano 2 o 3 GB in base alla configurazione di storage, qui 1 GB è una quantità di RAM che purtroppo ha sicuramente delle piccole che porta delle piccole note negative nell'esperienza d'uso. È vero che Apple ottimizza tutto benissimo, ma le schede si ricaricheranno quando si va a aprire Safari e le applicazioni ovviamente andranno riaperte. Su Mate 7 queste cose non succedono sicuramente così spesso. Altra differenza a livello di due terminali la troviamo nella batteria, 2915 mAh, 4100, una quantità davvero illimitata di batteria per lo Mate 7. Sicuramente sulla batteria vince Mate 7. È vero che iPhone, anzi Apple ottimizza benissimo i suoi terminali, però Mate 7 vince con appunto una quantità di milliampere decisamente maggiore. A livello di storage le differenze sono notevoli fra entrambi i terminali, perché su iPhone 6 Plus troviamo una configurazione fissa da 16, 64 128 GB, su Mate 7 16 o 32, con la possibilità di espandere la memoria tramite lo slot micro SD che si trova qui al lato del terminale. È una gran comodità perché permette di aggiungere altri 128 GB di memoria spendendo una cifra relativamente bassa. Ovviamente è inutile stare a dire, giusto per tornare sul sistema operativo, chi preferisce cosa o se io preferisco quest'altro. Devono piacere. Io preferisco Android, anche se apprezzo molto l'immediatezza d'uso di iOS 8, che è molto migliorato secondo me rispetto alla versione precedente a livello di integrazione di altre di funzionalità simili a quelle di Android, come l'opportunità di condividere applicazioni, scusate per le notifiche, di condividere, scusate, funzioni con altre applicazioni. Proseguiamo con gli ultimi punti del nostro confronto. A livello di fotocamera troviamo su iPhone 6 Plus un modulo da 8 megapixel con flash LED doppio, quindi doppia colorazione. Sono 13 invece i megapixel che troviamo sullo Huawei Ascend Mate 7. Sulla carta questo lo rende una fotocamera migliore, ma nella realtà vince sempre iPhone 6 Plus. Vediamo se riesco a farvi vedere uno scatto di prova che ho fatto, ecco, se riesco a girare l'interfaccia, che ho fatto poco fa. Allora, vediamo se lo ritrovo, eccolo qua. Allora, questo scatto di prova è un quadro che ho qui in casa, l'ho scattato col flash. Si può subito notare la differenza di luminosità e di bilanciamento del bianco soprattutto, ma anche di bilanciamento del flash fra i due terminali. Andiamo a zoomare per notare subito una grande differenza. Innanzitutto che iPhone 6 non zooma quanto lo Huawei, e questo è una pecca nota di iOS, ma soprattutto la quantità di dettaglio e la nitidezza è decisamente maggiore su iPhone 6 Plus. Questo terminale vince alla stragrande a livello di fotocamera. Vince anche la fotocamera frontale di iPhone 6 Plus. È vero che quella di Mate 7 da 5 megapixel, che è un numero davvero elevato di megapixel per una fotocamera frontale, però addirittura ha l'angolo esteso, quindi prenderà più persone nel caso in cui si faccia un autoscatto. Ma la fotocamera anteriore di Mate 7 delude perché cattura una gran quantità di rumore a video, soprattutto se la luminosità è scarsa. Su questo vince sempre l'ambito fotografico di iOS 8 e di iPhone 6 Plus, che è addirittura corroborato dalla presenza dello stabilizzatore ottico, dalla possibilità di fare video a 240 fotogrammi al secondo, che sono caratteristiche molto interessanti per un terminale del genere. Infine voglio dedicare un secondo a notare l'utilizzo con una mano sola dei due terminali. Si può abilitare su Mate 7 la funzionalità UI con una mano sola. Questo, come potete vedere qui, sposterà l'interfaccia e la tastiera nella parte destra o nella parte sinistra del terminale. Su iOS abbiamo l'opportunità di buttare giù parte dell'interfaccia con un doppio tap sul tasto Home. È una funzione interessante, sicuramente non rivoluzionaria e soprattutto non risolve tutti i problemi di usabilità con una mano sola che, diciamo, per terminali del genere ce ne sono. Io personalmente ho qualche difficoltà a raggiungere tutte le parti dell'interfaccia sia con Mate 7 sia con iPhone 6 Plus. Bene, chi vince? Nessuno, non vince nessuno. Devono piacere questi due terminali, deve piacere Android, deve piacere iOS. Su molti aspetti iPhone 6 è superiore, su altri Mate 7 se la cava davvero alla grande, specialmente batteria
o riconoscimento dell'impronta digitale o comunque sia ottimizzazione degli spazi nella parte frontale del dispositivo. iPhone è sempre iPhone, piace a chi è già stato possessore di iPhone, ma può piacere anche a me che faccio questo primo approccio nel mondo iOS proprio con questo terminale. Io vi saluto, voglio mettere accanto, giusto per, diciamo, farsi un rapido confronto, Lumia 735, 4 pollici e 7, vedete che bel salto di dimensioni fra i tre terminali. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Per readball.com, Andrea Ricci.